un altro tutorial. Non è che questa quarantena mi stia dando un po' la testa? Ecco appunto, finiamola questa testa e dici come si disegnano le labbra. All'inizio, per disegnare le labbra, cascavo in un tranello, che mi rendeva difficile disegnare una bocca naturale. Quando volevo dare espressività al disegno, perché al mio personaggio necessitava un sorriso, una smorfia, un ghigno, ecco che, se non trovavo la foto giusta, per me diventava un'impresa. Se avessi saputo prima questo trucchetto, ecco che la mia bocca disegnata sarebbe cambiata velocemente da così a così. Se è arrivato il fenomeno. Se non subito in quella maniera, almeno così. Ecco, fly down baby. In un viso, la zona dove si colloca la bocca già la conosci, la devi piazzare nello spazio che intercorre tra le pupille. Lo abbiamo visto nei 2 tutorial sul volto. Quindi vado via veloce e andiamo a costruire la bocca. Ti dico subito la regola fondamentale. Per disegnare le labbra si parte sempre dalla linea centrale e non dal contorno superiore o inferiore. Guarda queste bocche. Qui ho sintetizzato i tratti e fatto rimanere gli essenziali. Se ti mostrassi solo il contorno, avresti difficoltà ad interpretare il labiale. Questi contorni non bastano per comunicarci in maniera chiara e diretta ciò che sta dicendo il personaggio o lo stato d'animo nel caso decidessi di fare un ritratto realistico. Molto diverso invece sarebbe se ti facessi vedere solo la linea interna, quindi l'apertura della bocca. Tu potrai quasi intuire le lettere o le frasi pronunciate dalle labbra, o comunque riconosceresti l'espressione, lo stato d'animo del personaggio. Ho capito, come nei cartoni animati. Poi sarai tu, con impegno e tanto chiaroscuro, a creare labbra strepitose. Ma come sempre, per essere autonomi nel disegno, prima è importante capire la struttura e apprendere bene le basi. Così i tuoi volti acquisteranno credibilità e realismo, perché saprai come scostarti da una bocca piatta e anonima. Molto interessante questa cosa della linea centrale. Io partivo sempre dall'esterno. Lo schema. Partiamo con il tracciare una linea che sarà la parte centrale della nostra bocca. Poi, in base a quanto sarà grande il labbro inferiore, traccio una linea che lo definisce. Il labbro superiore è idealmente più piccolo di quello inferiore, quasi la metà, un po' di più, un po' di meno. Non esiste una regola ferrea perché dobbiamo anche tenere conto dei vari tratti somatici. Questo sarà il centro della bocca e partiamo disegnando il primo tubercolo, quello centrale, e quel piccolo rigonfiamento situato nel mezzo del labbro superiore. Quello invidiatissimo di Angelina Jolie. Ora disegno il confine tra labbro superiore ed inferiore. L'andamento del tratto sarà più o meno questo. Mano morbida, tratto leggero e curve dolci. Anche se la bocca non è mai esattamente simmetrica, verifica che le 2 parti siano larghe uguali. Pronti per disegnare l'arco di Cupido, il bordo del vermiglio del labbro superiore. Con le curvature non esagero perché voglio ottenere uno schema per una bocca mediamente neutra, adatta sia per uomo che per donna. Ecco la parte centrale del vermiglio inferiore, una curva che non farò terminare agli angoli della bocca, perché risulterebbe innaturale. Chiudo il tratto così, con una leggera curva contraria. Ok, la struttura c'è. Ora definiamo le zone illuminate per un eventuale chiaroscuro d'effetto. I tubercoli delle labbra saranno in rilievo, e sono questi. Queste sono le zone che, se rese con colpi di luce molto evidenti, otterremo labbra femminili, turgide e carnose. Io lo faccio con il make-up. Se calcoliamo una luce dall'alto, esempio sole o lampadina, il labbro superiore risulterà leggermente più scuro. In ogni caso, di volta in volta dovrai calcolare da dove arriva l'illuminazione e di conseguenza agire con il chiaroscuro. Continuiamo. Con il chiaroscuro non solo dobbiamo tenere conto delle ombre proprie, ma anche di quelle riportate e di eventuali riflessi. Questa sarà l'ombra portata del labbro superiore, quindi la zona più scura. Eccolo, questo è lo schema su cui poter costruire tutte le labbra che vuoi, giocando con le diverse proporzioni. Ma un attimo, non dobbiamo dimenticare un'altra cosa fondamentale.
ciò che sta al di fuori dalla bocca, fondamentale per la riuscita della stessa. Quindi vado a tracciare il filtro. Che fai, le metti una sigaretta? Sono queste due piccole colonne tra naso e labbro superiore. Poi, appena sopra il vermiglio superiore, scorre la linea bianca. Enfatizzando tanto queste due linee, posso ottenere labbra 3D, sia nell'uomo che nella donna. Pensa che io lì ho i baffetti. E anche questa zona, sotto il vermiglio inferiore, se la enfatizziamo illuminandola, la bocca sembrerà uscire dal foglio. Vediamo cosa succede nel caso tu voglia disegnare labbra con poche linee, senza per forza utilizzare il chiaroscuro, come nel caso per esempio di un fumetto. Con mano molto leggera e morbida inizio disegnando il tubercolo centrale, poi le due linee curveggianti fino agli angoli della bocca. La larghezza delle labbra la definisci tu, in base ovviamente al tuo modello o all'idea della bocca che vorrai realizzare. Se la parte sinistra e destra non sono identiche non mi preoccupa molto, pochissime bocche sono perfettamente simmetriche. Addirittura potrebbe sembrare più realistica o spontanea. Per concludere, labbro superiore, sempre con mano morbida, e poi labbro inferiore che suddivido in due tranche, curva centrale e le due curve che vanno a chiudere, che in questo caso però eviterò di fare. In una sintesi estrema di tratti, come potrebbe essere nel fumetto, potrei anche lasciarle così, dipende dal tuo gusto personale. Aggiungo qualche tratto per evidenziare eventualmente delle pieghe, soprattutto se sto rappresentando labbra femminili. E se vorrò dare l'idea di labbra lucide o comunque enfatizzarne l'aspetto femminile, posso aggiungere dei bagliori di luce. Dove? Sui tubercoli che abbiamo visto prima. La mia luce viene dall'alto sulla destra. Ecco come rappresento le zone illuminate e un accenno di tridimensionalità. Adesso, senza avere lo schema sotto, disegniamo una bocca di un uomo e di una donna, rimanendo ovviamente negli stereotipi. Labbra più sottili e meno carnose per lui, più voluminose e turgide per lei. Iniziamo da lui. Linea centrale, definisco il tubercolo, le curve, la larghezza della bocca, e poi quelle di lei, le disegno contemporaneamente. Vediamo le differenze tra quelle maschili e femminili. In questo caso, come noterai, le linee che compongono la parte centrale sono molto simili. Gran parte delle differenze risiedono nei contorni, più sottili e leggermente spigolose per lui, più carnose e tondeggianti per lei. Stiamo estremizzando ovviamente, ci sono certi uomini che hanno labbra molto più carnose di alcune donne. E cosa accadrebbe alla nostra bocca se malauguratamente ci dovesse capitare di disegnare un personaggio di 3/4? Lo disegno con la mascherina. La bocca si appoggia sui denti, giusto? Quindi non sarà appiccicata su un parallelepipedo piatto, ma più su una forma così, arrotondata. Non è vero, amico mio? La smetti di toccare, ti sei lavata le mani? Ma guarda questa. La bocca, le labbra si appoggiano sull'arcata dentale. E molla. Tss. Quindi quando le disegnerò terrò conto di questo andamento, le mie linee di costruzione non saranno rigide ma seguiranno una curvatura. E allora vediamo la costruzione di una bocca vista di 3/4. Questa sarà la linea centrale, ovviamente curva, perché sotto abbiamo le arcate dentali. Stabilisco che questo sarà il centro della bocca e disegno il tubercolo centrale, ovviamente visto di 3/4. Osserva foto, persone, attori, attrici. Lasciati ispirare dalle infinite bocche che ti girano attorno. Il nostro principale compito in fondo è quello di osservare, capire e studiare. Ed ecco forse la parte più difficile, tracciare le curve che definiscono l'apertura della bocca. Dovranno essere arrotondate e seguire la curva dentale senza dare l'idea che ridano. Fai scorrere la matita leggera sul foglio. Si tratta solo di trovare le linee giuste. Solo, dici niente. A me la matita si impunta nella carta. Poi si deciderà quanto dettagliare il disegno. In questo momento mi concentro sulle linee essenziali. Prima di un eventuale chiaroscuro, la bocca deve essere perfetta, o almeno vicinissimo alla perfezione, dai. Ma va bene anche distante di 1 metro. Dopo aver stabilito la direzione della luce,
definisco i punti che saranno più illuminati o semplicemente perché voglio dare la sensazione che queste labbra abbiano lucentezza. Adesso che sai come si costruiscono le labbra, ti consiglierei di non fare solo una bocca, ma farne tante, 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 fino a quando disegnarle ti diventerà naturale. Come vedrai, tutte le bocche verranno disegnate sempre partendo dal centro. Le labbra verranno disegnate di conseguenza. Ovviamente per costruire delle labbra più realistiche ci sarà bisogno del nostro chiaroscuro. E allora ho pensato di fare un tutorial dedicato completamente a questo argomento. Prima di passare al chiaroscuro o alla colorazione è bene sapere tante cose: costruire le figure, allenare la mano a destreggiarsi con i tratti, le curve, saper dosare la pressione sul foglio, sapere quale inclinazione sia più giusta per ciò che vuoi ottenere. Sì, ma così mi metti ansia. Io c'ho il talento, non basta? Talento, ispirazione, pazienza, studio, pratica. Questi sono i 5 fattori che forgiano gli eccellenti disegnatori. Io ho il talento e la pazienza di ascoltare te. Sono già a buon punto, no? Adesso ti puoi allenare sulla struttura e a breve, anzi davvero a brevissimo, perché è praticamente pronto, se ti interessa potrai allenarti sugli effetti più realistici. Nel video tutorial successivo, infatti, applicherò il chiaroscuro alle labbra. Pensi possa essere utile? Fammelo sapere nei commenti, così saprò se pubblicarlo o se in caso debba portare delle modifiche in base a delle esigenze che verranno fuori. Io, intanto che aspetto qualche tuo feedback, disegno. In fondo devo passare il tempo e cosa c'è di meglio che disegnare? Ehi, ho sempre desiderato bere dalla cannuccia. Le fai anche a me le labbra?